Non so tu, ma fin da piccola io sono una vera patita di cancelleria e tutto quello che le ruota attorno. Ciao, bentornata e bentornato sul mio canale. Sono finite le vacanze ed è il momento di ricominciare, chi la scuola, chi a lavorare. È arrivato il momento quindi di rinnovare anche agende, diari e perché no anche quaderni e ricettari. Nel tutorial di oggi quindi ti mostro due idee simpatiche per farlo. Se ti piacciono tutorial come questo ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Mari Canichetti, Gabriella De Crescenzo, Giulia C e Michelle Martinelli. Se vuoi essere salutato anche tu, lasciami la tua richiesta con un commento sotto a questo video e poi ti consiglio di guardare tutti i miei video per scoprire quando ti saluterò. Ora passiamo al tutorial. Continua a guardare. Avevo un vecchio raccoglitore ad anelli che uso per i miei appunti e che volevo rinnovare in modo facile e veloce. Per prima cosa ho tolto tutto il contenuto perché mi avrebbe intralciato nel lavoro. Poi ho aperto un rotolo di carta adesiva decorata con effetto marmo che ho comprato in un negozio di brico. Ho srotolato un po' del rotolo e ho appoggiato sul retro il quadernino ad anelli. Poi ho preso la misura lasciando circa 3 cm di margine. Ho tagliato la carta, poi ho appoggiato ancora il raccoglitore per prendere anche la misura dell'altezza, lasciando qualche centimetro di margine sopra e sotto. Ho tagliato a misura e tenuto per dopo la carta avanzata. Ho sollevato qualche centimetro di pellicola protettiva da uno dei lati corti della carta. Poi ho appoggiato il raccoglitore facendo attenzione a posizionarlo ben dritto. Ho fatto quindi aderire il raccoglitore alla carta adesiva, poi ho girato sottosopra. Ho usato un lungo righello per aiutarmi ad attaccare bene la carta adesiva al raccoglitore. Usando una riga, infatti, si attacca in modo uniforme e si riduce tantissimo la possibilità che si formino delle bolle. Per fare un buon lavoro ti consiglio di lavorare lentamente e ricorda di incollare bene la carta anche nelle pieghe del raccoglitore. In seguito ho tagliato a 45 gradi gli angoli della carta, lasciando circa 1 mm di margine dall'angolo del raccoglitore. Ho fatto due tagli anche in corrispondenza della costa. In seguito ho incollato tutti i bordi all'interno del raccoglitore. Con la carta che avevo tenuto da parte ho foderato l'interno del raccoglitore, tagliando due rettangoli più piccoli di circa 1 cm rispetto alla misura necessaria. Per incollare la carta, anche in questo caso ho fatto attenzione a farla aderire bene, eliminando le bolle d'aria. Ecco qua, il mio nuovo e bellissimo raccoglitore marmorizzato è pronto. In questo modo puoi ricoprire anche tu un vecchio raccoglitore, ma anche la tua agenda o il tuo ricettario.
Dopo aver ricoperto il quaderno ad anelli, ho avanzato un piccolo pezzo rettangolare di carta adesiva marmorizzata. Per non sprecarlo, ho deciso di utilizzarlo per creare un segnalibro. Per farlo ho riutilizzato una scatola di cartone della pasta, sulla quale ho incollato la carta adesiva. In seguito ho tagliato il segnalibro a misura con una taglierina. Se non ce l'hai, puoi farlo con le forbici oppure con righello e taglierino. Basta un pezzo di ecopelle, ma anche di stoffa, per confezionare un copriagenda universale utile per ricoprire anche libri o quaderni. Ho iniziato tracciando sul retro delle copelle un rettangolo da 39 x 22 cm e mezzo. Puoi calcolare la misura adatta alla tua agenda appoggiandola sulle copelle e aggiungendo 1 cm di margine sopra e sotto e circa 7 cm sul lato corto a destra. Aiutandomi con un tubetto di colla stick ho arrotondato gli angoli del lato corto a destra. Dalle copelle ho ricavato anche due rettangoli larghi 5 cm e alti 22 cm e mezzo. Li ho fermati con delle clip all'interno della copertina, rovescio contro rovescio. Quello a sinistra l'ho messo a filo con il bordo, per quello a destra ho preso la misura lasciando circa mezzo centimetro dal bordo dell'agenda. Il passaggio successivo è stato cucire a macchina facendo una cucitura tutto attorno a 2 mm dal bordo. Le copelle è un tessuto ossico, quindi per cucirla ti consiglio di usare un ago per pelle e un piedino con rullo che aiuta a far scorrere meglio le copelle durante la cucitura. In alternativa puoi usare un piedino di Teflon o un piedino a doppio trasporto. Se non hai la macchina da cucire invece puoi cucire tutto a mano. Sul lato destro, a metà altezza, ho fatto due taglietti a 1 e 3 cm dal bordo. Ho tagliato in diagonale le estremità di un nastrino decorativo e le ho bruciacchiate per non farle sfilacciare. Poi l'ho infilato nei due taglietti. La cosa che mi piace di più di questo copriagenda, sai qual è? È che si può usare anche per i libri e per i quaderni. Con questo tutorial spero di averti fatto compagnia e di esserti stata utile per prendere qualche spunto. Raccontami come rinnovi tu di solito i tuoi quaderni, diari o ricettari. Puoi anche mandarmi le foto delle tue creazioni tramite Instagram o Facebook. E se questo video ti è piaciuto potresti lasciarmi il tuo like e condividerlo sui social. Io ti ringrazio fin da ora. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!